Ciao a tutti! Durante la mia recensione che ho fatto ieri sul Mini 3, recensione lunghissima, ben 50 minuti, ringrazio tutti coloro che sono riusciti ad arrivare fino in fondo, ho parlato del fatto che il Mini 3 non ha una ventola di raffreddamento e che appunto per raffreddarsi utilizza un raffreddamento passivo. L'aria entra da delle grate poste sulla parte anteriore e sulla parte anteriore superiore, viene canalizzata all'interno per poi uscire da due bocchette situate sul retro, queste due nere. Durante la recensione, con il drone acceso e motori spenti, per far vedere ad esempio le varie opzioni dell'app e del radiocomando, ad un certo punto è apparso il messaggio di surriscaldamento drone. Ma ad un certo punto quando, direte voi? Io a memoria nella recensione ho detto che dopo circa 6-7 minuti era apparso questo messaggio. Tuttavia, già dai primi minuti, se si tocca il drone, soprattutto dalle parti e dalla parte superiore, si nota che inizia a scaldare. Se avete un DJI Mini 2 sapete di cosa parlo. Se tenete acceso un DJI Mini 2 e dopo un po' toccate la parte inferiore, sentirete che scalda, che è normale. Quando appare questo messaggio il drone taglia funzionalità per raffreddarsi. In questo caso ad esempio ha interrotto la registrazione a 4K a 60 fps, che è molto onerosa dal punto di vista del processamento. Qua il drone era sempre fermo appoggiato su una ringhiera, motori spenti. Così, per avere elementi certi e scoprire dopo quanto tempo è andato in surriscaldamento il drone, sono andato a verificare il girato, quello che avevo girato durante la mia recensione, e ho controllato il filmato. Qua l'avevo appena acceso, lo sto facendo andare avanti, stavo facendo la mia recensione, vediamo dopo quanti minuti esce il messaggio. Io mi ricordavo 6 o 7, invece sono molti di più. Vediamo quanti sono. Siamo già... ed eccolo qua. 13 minuti. Quindi dopo 13 minuti è uscito il messaggio di surriscaldamento. Probabilmente ricordavo 6-7 minuti perché effettivamente dopo quei minuti li scalda toccandolo con mano. E così, siccome io faccio le recensioni per testare le capacità dei droni, sono andato ancora avanti, nonostante fosse in surriscaldamento. Ho continuato ancora per altri 2 minuti. Lo so, non si deve fare, però devo testare il drone. E così sono andato a prendere la camera termica ed ecco il risultato. In questo momento il drone è ancora acceso, quindi sono passati più di 15 minuti decisamente. Vedete che temperature. La parte più calda è in corrispondenza delle bocche di uscita posteriori, dove possiamo leggere fino a 90 gradi. Eccolo qua. E qua la batteria, siccome i motori sono sempre stati fermi, la batteria non è la batteria che ha scaldato il drone. La batteria subisce il calore del drone. È l'elettronica del drone che si scalda e conseguentemente scalda anche la batteria. E vediamo quindi dentro che temperature ci sono. Adesso l'ho spento. Ecco, la batteria, come si può notare sopra, è scaldata dall'elettronica. Temperature da fornetto. Ecco l'interno, vedete, 92 gradi. Questo è il risultato dopo 15 minuti di drone acceso, insistendo nonostante ci fossero i messaggi di surriscaldamento che sono apparsi dopo 13 minuti. Allora mi sono chiesto cosa può succedere in overing, in ambiente interno, con il calore anche della batteria che deve erogare corrente ai motori, quindi si scalda la batteria, l'elettronica si scalda come abbiamo visto, e quindi cosa succede? Si prende fuoco? Ho lasciato raffreddare il tutto e una volta raffreddato ho attivato di nuovo la termocamera, che è questo modello, è per smartphone HT301. Se siete interessati vi lascio il link, dovrebbe essere ancora in vendita. Costa comunque tanto, costa, l'ultima volta mi sembra sugli 800 euro. Comunque qua abbiamo il drone spento, tutto spento. Ha raggiunto, diciamo così, la temperatura ambiente, quindi posso ricominciare da capo la prova. Voglio vedere quanto tempo che temperature raggiunge dopo averlo acceso.
Quindi il mio obiettivo è accendere il drone, aspettare un po' di minuti, vedere che temperatura raggiunge e non farlo andare in surriscaldamento, perché poi lo voglio far decollare per vedere cosa succede quando è in overing. Quindi accendo il tutto e vediamo cosa succede. Ed ecco che le parti che emettono più calore iniziano ad attivarsi. Possiamo notare le due bocchette d'aria posteriori e una parte su ogni fianco. Quelle sul fianco non so cosa siano, non penso siano gli ESC perché i motori sono fermi. Probabilmente è qualche componente, forse trasmissione video, non lo so. Comunque adesso sto velocizzando. Vediamo, vedi, le temperature continuano ad aumentare. Proseguo. Siamo più o meno a 2 minuti e notiamo che se noi tocchiamo dalle parti laterali con le mani sentiamo già calore. Quindi già dopo 2-3 minuti iniziamo già a percepire calore con le mani. Qua siamo a 3 minuti. Mentre aspettiamo faccio alcune considerazioni. Intanto se lo teniamo fermo acceso abbiamo visto che dopo 13 minuti esce il messaggio di surriscaldamento, quindi c'è tutto il tempo per fare un aggiornamento firmware, anche perché quando si fa l'aggiornamento i servizi sono spenti, quindi scalderà di meno. Comunque vediamo cosa sta succedendo. Qua siamo a 4 minuti e mezzo e le temperature iniziano ad elevarsi. Le temperature iniziano ad alzarsi. Video traballante perché è velocizzato. Vediamo quasi 50 gradi, 54, 66 gradi qua. E siamo a 6 minuti. Allora, già che ci sono, controllo il radiocomando. Questa è la parte posteriore. Vediamo che non ci sono grossi problemi di surriscaldamento. Dissipatore più o meno 29-30 gradi. Quindi direi che il radiocomando non soffre di particolari problemi. Molto bene, sono passati 7 minuti e vediamo che le prese d'aria posteriori sono più o meno 68 gradi. E allora provo a farlo decollare prima che scatti il surriscaldamento e me lo impedisca. Pronti per il decollo? Speriamo che non si prenda fuoco. Allora adesso mi avvicino perché voglio vedere come vanno le temperature, voglio vedere se l'overing, se le eliche in overing riescono a raffreddarlo. Vediamo se aumentano, se diminuiscono, vediamo le bocche, ad esempio, sembra che stiano diminuendo, che la temperatura stia scendendo. Sì, effettivamente sembra che si stia raffreddando anche se è in overing. Comunque aspettiamo, vediamo cosa succede. Sembra procedere tutto bene, a me sembra che si sta raffreddando in effetti rispetto alle temperature del decollo. Vediamo sulla parte anteriore. Cerco di avvicinarmi. Guardiamo sotto. Insomma, a me sembra che riesca a raffreddarsi anche se è in overing in ambiente interno. Evidentemente l'assetto del drone riesce a far circolare l'aria al suo interno, grazie anche alle eliche.
E quindi direi che gli ingegneri DJI hanno fatto un ottimo lavoro. Vedete? Di lato siamo sui 44-45 gradi. Vediamo dietro. Direi ottimo, guardate le prese d'aria che prima erano a 60 gradi, 66 gradi, adesso sono a 45. Quindi direi dati confortanti. Controlliamo ancora sotto. Questa non è immagine velocizzata in tempo reale, quindi i minuti sono questi. Non ho capito cosa c'è di lato nelle paratie laterali, sia da una parte che dall'altra. Vedete le prese d'aria posteriori come sono più fredde? Adesso qua mantengo tutto perché non voglio che poi mi venga detto che ho tagliato, che ho modificato, che ho barato. Perché comunque la termocamera non mente. Così come abbiamo visto che quando è fermo dopo 15 minuti raggiunge temperature da urlo, quando è in volo in overing, anche per diversi minuti come stiamo vedendo, non si scalda, non si surriscalda, mantiene le temperature ed è fermo. Sono io che sto girando intorno ed è così. Quanti minuti sono che è così? Sono già un po' di minuti che è così. Non c'è la tendenza delle temperature a salire, anzi dopo il decollo sono scese e si mantengono stabili e quindi si raffredda anche senza ventola. Ovviamente in esterno non c'è assolutamente nessun tipo di problema, se non c'è qua in ambiente interno, figuriamoci in esterno dove c'è aria e dove comunque appena si muove si raffredda subito immediatamente. Diamo ancora uno sguardo sotto. Adesso la temperatura più elevata è 50 gradi in corrispondenza degli ESC, quelli sono gli ESC. Comunque sono temperature sopportabili. Abbiamo i motori anche che iniziano a scaldarsi un po' di più. Questo motore qua, vedete, anche lui sui 50 gradi. Tra l'altro l'analisi con la camera termica serve anche per capire se c'è un motore che lavora di più rispetto agli altri e quindi per capire se ci sono problemi di assetto, di elica, motore inefficiente e via dicendo. Il radiocomando è sempre qua. Qua c'è tutta la trasmissione attiva, quindi perché è in volo, quindi ha tutti i servizi attivi, c'è anche il riconoscimento ostacoli attivi. Adesso mi fermo e vediamo. Comunque devo dire che assolutamente non c'è problema. Se noi non lo teniamo troppo acceso, quindi stiamo sotto i 10 minuti, non abbiamo problemi. Certo, al tocco il drone scalda, però non è surriscaldato. Se superiamo i 13 minuti iniziano ad esserci problemi. Per quanto riguarda l'aggiornamento firmware lungo non ci sono problemi perché quando il firmware si aggiorna, ecco, questa è la batteria che è più calda, è calda come l'ambiente interno. Vedete l'ambiente interno prima era 90 gradi, 99 gradi, non mi ricordo più, 90 gradi, adesso è 50-60 gradi. Quindi anche se non c'è una ventola interna, il drone quando è in volo si riesce a raffreddare in qualsiasi condizione, non ci sono più dubbi. L'unico problema è quando resta acceso da fermo più di 10 minuti. Abbiamo visto che a 13 minuti scatta l'allarme sul riscaldamento, se però attiviamo la registrazione 4K magari scatta prima il surriscaldamento. Durante gli aggiornamenti firmware il drone non ha attivi tutti i servizi, quindi scalda di meno, non ci sono problemi nemmeno lì, penso. D'altronde, se DJI ha scelto di fare così, vuol dire che ha la certezza che non ci sono problemi.
E questa mia prova con la camera termica lo conferma. La camera termica non mente, come ho detto prima. Quindi prova superata. In volo possiamo usarlo tranquillamente senza nessun problema per tutto il tempo che intendiamo usarlo. Grazie a tutti per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti mentre vi scrivo un ciao termico, in pratica un caloroso saluto. Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, noi ci vediamo al prossimo video su Quadricontro News. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione.